Lo sapevi che nel Medioevo si mangiavano addirittura scarpe bollite? Hai sentito bene, scarpe, cuoio, cinghie, cinture, perfino la suola degli stivali. Tutto pur di sopravvivere. Magari qui stiamo fantasticando un po' e ti potrebbe anche sembrare un po' inverosimile. Eppure, nei momenti peggiori della fame, quando il raccolto falliva e i granai erano vuoti, la disperazione spingeva gli uomini a trasformare in pasto ciò che oggi non oseremo nemmeno guardare. Nel Medioevo la fame non era un episodio, era una compagna abbastanza costante, un'ombra che seguiva ogni contadino, ogni villaggio, ogni castello. E oggi scopriremo insieme come si sopravviveva a quella fame, quella vera, quella che mordeva il ventre e l'anima. Non parleremo solo di pane e carestie, vi porterò dentro le cucine annerite dal fumo, nei mercati affollati, nelle campagne dove il cibo era una lotta quotidiana. Ti racconterò le strategie incredibili, le superstizioni, i trucchi, i sacrifici e persino i sapori dimenticati con cui gli uomini del Medioevo tentarono di resistere alla fame. E forse, alla fine, vi accorgerete che la fame del passato non è poi così lontana da quella che conosciamo oggi, solo che aveva un volto un pochettino più spietato. Immagina l'ora di svegliarti in un villaggio medievale, non c'è frigorifero, non c'è il supermercato davanti casa, non c'è sicurezza. Ogni giorno era una scommessa. Il raccolto può andare male, la pioggia può distruggere tutto. Il feudatario può pretendere la decima, i topi possono infestare il grano. Insomma, tante cose potevano succedere. La fame è un vento sottile, non si vede, ma arriva e quando arriva, nessuno è al sicuro. Nel Medioevo il pane era vita, non era solo cibo, ma era anche simbolo di sopravvivenza, di fede, di equilibrio. Il pane buono era bianco, fatto con farina di grano, e spettava però alle classi ricche, ai nobili, ai monasteri. Per i contadini invece il pane era quello scuro, quello duro, quello mescolato con la segale, l'avena, castagne o persino cortecce d'albero. Avete sentito bene, corteccia d'albero, cioè veniva essiccata, macinata e mescolata alla farina per ingannare la fame. Il sapore? Amarissimo, legnoso, quasi immangiabile, ma quando lo stomaco però brontolava diventava un dono. Nelle annate di carestia il pane poteva essere falso, si impastava con crusca, semi, erbe e si cuoceva lo stesso. Alcuni storici raccontano che durante le grandi carestie del XIII secolo si arrivò a fare il pane con l'argilla fine del fiume, mescolata alla farina. Cioè, pensa solamente all'odore e al peso. Era come mangiare effettivamente della terra, del fango. Quando però il grano spariva, signori miei, restavano i campi e i boschi. E lì la fame diventava astuzia. I contadini conoscevano ogni erba commestibile. Il tarassaco, l'ortica, piantaggine, acetosella, radici di bardana, venivano bollite, venivano schiacciate, venivano mischiate a un po' di sale. Attenzione se c'era, Era la zuppa dei poveri, un piatto che cambiava con le stagioni e con un pizzico di fortuna. Poi c'erano anche le cosiddette erbe della disperazione, cioè come la cicuta minore o la belladonna in dosi minuscole, velenose, ma capaci di riempire lo stomaco. Non si sa di che cosa, ma riempivano lo stomaco. Molti infatti morivano così, cercando di sopravvivere, perché non tutti i rimedi, sappiamo benissimo nel Medioevo, facevano la fortuna. E non dimentichiamoci che non mancavano di certo gli insetti. Nel Medioevo si mangiavano anche, signori, le cavallette, i vermi, le larve, non per gusto, ma solo esclusivamente per fame. C'erano ricette un po' improvvisate, cavallette fritte alla cenere, lumache cotte in acqua salata, formiche ridotte in farina. Hanno anticipato un po' quello che sarà il nostro possibile futuro.
Oggi però ancora ci fa un po' di impressione. Allora però significava restare vivi un giorno in più. E la carne? La carne era un lusso. I nobili banchettavano con cinghiali, faggiani, cervi, ma i contadini avevano sempre la stessa pasta e cucuzza, come si suol dire. Ossa, zampe, le frattaglie, insomma il cibo dei poveri. Quando non c'era più nulla si passava agli animali che nessuno voleva. Ve li devo elencare? Topi, gatti, corvi, perfino i cani. Durante la carestia del 1315, una delle peggiori, senza ombra di dubbio, dell'intero Medioevo, ci sono cronache tedesche che raccontano di città dove si mangiavano i cavalli dei ricchi e poi i cani dei poveri. Ma il limite più estremo fu raggiunto durante l'assedio di Saint-Lô in Normandia. Gli abitanti, circondati per mesi, arrivarono a bollire le pelli delle scarpe e persino ossa macinate per farne una specie di brodino succulento. La fame nel Medioevo non era quindi solo un vuoto nello stomaco, era una guerra contro la morte. C'è però un paradosso. Nel mondo medievale, mentre la fame mieteva vittime, la Chiesa predicava il digiuno come virtù. Chi rinuncia al cibo, dicevano, si avvicina a Dio. Secondo me si ci avvicinava davvero perché si moriva di fame, quindi eri molto più veloce ad arrivarci. Però per molti il digiuno non era una scelta spirituale, era proprio una condanna. Non c'erano altre possibilità. Nei monasteri, per esempio, i monaci vivevano di regole molto rigide. Niente carne, poco pesce, pane nero e zuppe d'erbe. Eppure, proprio i monasteri erano i luoghi dove il cibo era più sicuro, perché lì si coltivava, si conservava, si cucinava con intelligenza, si usavano le spezie, sale, aceto per conservare i cibi e si inventarono ricette che ancora oggi conosciamo. Il più classico? Il formaggio stagionato, la birra stessa, oppure i legumi essiccati. Insomma, la fame, possiamo dirlo, rendeva abbastanza creativi. Fu una catastrofe. Nel 1315 piogge incessanti, freddo, raccolti distrutti, il grano marciva nei campi, i mulini si fermavano, il bestiame contemporaneamente moriva. Le cronache dicono che la gente camminava come degli spettri, gli occhi vuoti, cercando delle radici nei fossi, i villaggi interi che sparivano. Le madri davano ai figli pane d'erba e i figli comunque morivano. E in mezzo a tutto questo c'era chi trovava un modo comunque sempre per sopravvivere. Alcuni infatti iniziarono a fermentare qualsiasi cosa, l'orzo, le mele, persino erba tritata. Così nacquero le prime bevande fermentate dei poveri, antesignane del sidro o della birra di casa. Altri invece scavavano buche nel terreno per conservare radici e rape lontano dal gelo. E poi c'erano i mulini ad acqua che macinavano grano anche sotto la pioggia e le comunità che condividevano il poco che gli rimaneva. Perché nel Medioevo si sopravviveva solo ed esclusivamente in collettività e grazie alla collettività. Chi rimaneva solo, chi rimaneva estraniato, non aveva grandi possibilità di sopravvivenza. Quando il cibo mancava, arrivava quindi la paura e con la paura, di conseguenza, cosa arrivano? Le superstizioni. Si credeva che la carestia fosse una punizione divina. Così si organizzavano delle processioni, dei digiuni rituali, delle offerte ai santi, ma esistevano anche le cosiddette magie del pane, cioè erano formule recitate mentre si impastava per farlo lievitare anche senza farina sufficiente. Si creavano i presupposti per qualche strana magia. Alcuni credevano che bastasse benedire il grano con l'acqua di San Giovanni per moltiplicarlo. Altri bruciavano chicchi nel camino come sacrificio agli spiriti dei campi. E quando però tutto falliva, si cercava nel cielo la colpa, perché a qualcuno la colpa la dovevi dare. Eclissi, comete, tempeste diventavano segni che il mondo stava finendo.
Nei mercati medievali invece, quando la fame aumentava, aumentavano anche i truffatori, e questo è inevitabile, no? Il pane veniva gonfiato con la sabbia, il vino veniva allungato con l'acqua, le spezie venivano mescolate con polvere di mattoni, insomma si creavano tanti trucchetti e tanti traccheggi per poter fregare il prossimo. Ma nessuno comunque si lamentava poi tanto. Un cibo cattivo era sempre meglio di nessun cibo, quindi alla fine la gente accettava. Le donne dei villaggi diventavano maestre nell'arte del fare con niente. Riuscivano a creare pane di ghiande, zuppe di erba e latte acido, dolci con miele e farina di castagne. Ogni boccone era un atto di resistenza. E poi però arrivarono le grandi carestie, quelle che cambiarono la storia. Nel 1347 la fame aprì la strada, ahimè, alla peste nera. I corpi indeboliti, le strade sporche, i topi nei granai, era, diciamo, il terreno perfetto. La fame preparò la peste come un tamburo prepara la guerra. Ma la svolta, per quanto terribile, fu anche il seme di una futura rinascita. Dopo la peste, dopo milioni di morti, l'Europa cambiò radicalmente volto. I campi si svuotarono, ma la terra tornò fertile. Il cibo cominciò a bastare per chi era sopravvissuto. Le classi si rimescolarono. I salari aumentarono e i contadini ottennero più libertà. La fame possiamo dire che paradossalmente aprì la strada verso il Rinascimento. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Dalla miseria nacque la rinascita. C'è qualcosa di profondamente umano in quelle storie. Gente che resisteva senza sapere se avrebbe visto un altro giorno. Madri che dividevano un tozzo di pane in 8 parti. Uomini che pregavano mentre masticavano erba. Eppure anche in quella miseria c'era dignità. C'era l'idea che valesse la pena sopravvivere, anche solo per guardare un altro giorno, un altro tramonto. Ogni granello di farina, ogni radice trovata era una piccola vittoria contro la morte. Ma la fame però non fu l'unico nemico del Medioevo. Pochi anni dopo arrivò un avversario invisibile, silenzioso, inarrestabile, un male che non risparmiò nessuno, ricchi, poveri, re e servi. Come abbiamo già preannunciato, una malattia che fece tremare imperi e cambiare la fede degli uomini. Gli abbiamo già dato un nome in un video precedente e ne abbiamo già parlato poco fa: la peste. E nel prossimo, infatti, episodio andremo ancora più indietro nel tempo per scoprire come gli antichi romani affrontavano le epidemie, come cercarono di curare la peste e come combattevano l'invisibile. Preparatevi dunque, perché quando la fame si spegne, come già anticipato, arriva la paura, e questa volta non si potrà fuggire.